Ali, è stato un piacere. Ciao. Alla prossima. Alla prossima, ciao. Grazie, ciao. Oh. E lasciamo anche il campeggio Palmarie di Tata. Eh sì, lascio anche il campeggio Palmarie di Tata. Ali, cortese e competente padrone di casa, ha lavorato in Italia nel settore ricettivo e ciò si riflette nella cura con cui mantiene il campeggio, dove con 6 euro ho passato la notte. Tata non è particolarmente una città turistica, è priva di attrazioni e quel poco che c'è è nelle zone rurali. Ma se volete vivere la vera quotidianità marocchina, allora merita passare di qui e fare una sosta. Dopo un po' di chilometri su una strada deserta e alquanto noiosa, occhi e testa iniziano a giocare con le forme circostanti e allora si vedono una nave, un serpente marino e il deserto diventa un oceano. La tappa di oggi non è particolarmente lunga, ma sulla strada non c'è nessuno e dopo circa un centinaio di chilometri senza incontrare alcuna forma di vita, il navigatore ha incominciato ad andare a farfalle per poi perdere del tutto il segnale. 5 minuti di buio, la strada è comunque una e ho la cartina. Ma questa volta mi sono realmente sentito solo. Le pietre che delimitano questo tratto di strada dicono di prestare attenzione perché l'avvallamento è un guado. Qui passa ciò che resta del fiume che ha dato il nome alla città di Tata e nel sud del Marocco ce ne sono parecchi. Siamo arrivati a Guelmim, alla Maison d'Hôte Nomade. Posto veramente carino, ragazzi. È a 11 km da Guelmim, ma è spettacolare. Tenuto con una cura. Signora che lavora. Terrazza, presumo. E qui profumatissima, pulitissima. Gli standard sono decisamente alti. Sono all'oasi di Tigmert, a 11 km da Guelmim, e sono alla Maison Nomade, arrivato
da poco. E qui c'è il tè di benvenuto, ragazzi. Io mi siedo e mi assaporo il tè. Quella è la porta della mia camera, sopra c'è il terrazzo. Vi dico la verità, pensavo non esistesse sto posto, vista la strada che ho fatto per arrivarci. Faccio vedere cosa ho imparato. Buon tè. Va bevuto aspirando, così si raffredda. Se dovessimo pensare a un luogo che corrisponde alla parola oasi, così come siamo abituati ad immaginarlo, questo sicuramente calza a pennello. In tutto questo viaggio non ho trovato un posto che infondesse più tranquillità e sicurezza. Oasi di Tigmart. Facciamo un po' di visita. Questo è l'albero del pepe rosso e questo è il frutto. Bamal è una guida locale. Mi porterà a conoscere alcune attrazioni di quest'oasi, come il giardino botanico e la vecchia casba risalente al 1700, ora diventata museo. Tanto loro si fanno 4 chiacchiere. Che meraviglia. Prima di arrivare al giardino siamo passati davanti all'edificio della cooperativa degli apicoltori e visto che sono goloso di miele come un orso, approfitto. Dopo una breve spiegazione del lavoro che svolge la cooperativa, chiedo di più sul miele e tra i vari tipi estratti c'è quello di cactus, che qui mi dicono avere proprietà medicinali straordinarie per la prevenzione di malattie tipiche invernali e non mi faccio scappare l'occasione di acquistarne una confezione. E ora andiamo a visitare la vecchia casba. Questa è la casba dell'oasi che è diventata museo. Parola d'ordine. Ed ecco spuntare Habib.
Habib è il proprietario della Casbah, che lui stesso ha trasformato in museo, raccogliendo negli anni oggetti di uso comune tra le tribù nomadi berbere e i Tuareg. Egli stesso è un Tuareg, anche se ha deciso di non seguire la tradizione. E tra una spiegazione e l'altra mi parla della sua famiglia e della decisione di diventare stanziale. Tappeto Tuareg fatto in pelle. Della capra. Pelle di capra. Tappeto Tuareg di pelle di capra. Il verso che avete sentito, quella specie di colpo di tosse, arrivava da Habib. Durante la visita lo ha fatto più volte. Incuriosito, a telecamera spenta, ho chiesto il significato. E Habib mi ha spiegato che è il modo in cui i Tuareg esprimono un misto tra felicità e soddisfazione. Quando parla si sente che ha una grande passione nel raccontare del suo mondo ai visitatori. La couscous, ça c'est pour le thé, Per il tè. pour le thé ça. Voilà, ça c'est les tapes Touareg avec la laine du Tuareg, dromadaire. lana di dromedario. Ça c'est le souk de Tombouctou. Non, Il vecchio souk di Timbuktu. Ça c'est Inizio secolo, Touareg, presumo. il vient Goulimine, le souk Goulimine, pour le troc. Ça c'est le plus ancien souk, Selle da donna. juste pour le troc. Non l'argento, voilà, juste le troc. Vous, français, Italiano. Ah, italien. Italiano. Ah, bien venuto. Que plafond naturel, le même large. tetto C'est un peu di naturale. palme. Abiti berberi algerini. Ça c'est un coffre grano. Et la même large de la Gasba, beaucoup de anni. Ça c'est pour les hommes et ça c'est pour les femmes. Ma questo disegno qua Ça c'est, ha un simbolo particolare, ha un significato particolare. oui, ça c'est Touareg. È il disegno Ça Tuareg. c'est comme ça, voilà. Ok. E allora tiene, la ilaha illallah. Come le pierres du Sahara. Ça c'est pour le petit bébé, pour le chèvre. Capra. Con le cetre. Attention, Per le capre, legare le capre insieme la sera per non farle scappare. Siamo nel cortile. C'est Paris Dakar. Tutti i reperti della Parigi-Dakar. Le sandal Michelin et tout. Ah, il famoso sandalo Michelin, sì, fatto con i copertoni. E qua la tenda. La tenda Tuareg. E non poteva mancare il tè, che mi viene offerto sotto la tipica tenda. Prezzo del biglietto 2 euro, ma la visita ne vale molti di più. Te, ho già capito, allora io prendo le mandorle e poi stacco e ci prendiamo il tè. Il servizio di guida di Bamal ha un costo standard con tanto di tariffario. Per mezza giornata ho speso 15 euro. Il consiglio a chi volesse visitare quest'oasi è di farlo con una guida. Il dedalo di sentieri, tutti uguali, vi può facilmente fare perdere. E qui sono in pochi a parlare lingue diverse dall'arabo. La cena sotto il porticato è stata la ciliegina sulla torta. Il costo 20 euro per la camera e 10 euro per la cena. Tagine di carne.